Bene, ho preparato qualche slide per presentare CMD Build su alcuni aspetti. Scusate di nuovo, era il tasto contrario. Ho presentato le slide cercando di parlare di 3 aspetti. Uno, di come il progetto CMD Build si è evoluto da quando siamo partiti grazie al Comune di Udine qualche anno fa ad oggi che siamo qui davanti a una sala così bella e anche così piena. Poi parlerò, questo è diciamo che per qualcuno potrebbe essere una ripetizione, ma c'è un mix fra chi è presente di persone che conoscono CMD Build molto bene, meglio di me, e di altri che invece lo conoscono oggi per la prima volta. Quindi mi è sembrato anche utile, visto che c'è una giornata intera in cui si parla di CMD Build, fare almeno una premessa di quali sono le filosofie e i meccanismi principali che ci stanno dietro. Al termine, l'aspetto invece forse più importante per chi lo conosce e lo utilizza, c'è qual è la scaletta di lavoro prevista, quali sono le prossime funzionalità che usciranno, qualcosa avevo anche già anticipato prima, da qui ai prossimi 2 anni, che è la visibilità che riusciamo a avere. Partirei, prima di proseguire, dicendo anche che cos'è CMD Build, appunto, per chi non lo conosce ancora. Diciamo che è difficile dare una definizione, ma potrei dire un ambiente di supporto per l'IT governance. C'è un ambiente, e quindi non un programma finito, ma un ambiente configurabile, utilizzabile per scopi operativi o strategici nella gestione e nel controllo dell'infrastruttura IT. Un ambiente in cui possono essere configurati una serie di processi, i processi ITIL sono i primi che vengono generalmente richiesti, un ambiente che è anche open source e questo non è una cosa da poco. Prima dicevo da dove siamo partiti e dove stiamo arrivando, dove siamo adesso e dove dovremo andare. Siamo partiti sta crescendo, vuol dire che c'è un confronto, diciamo, implicito con cosa è stato negli anni scorsi. Siamo partiti nel 2005, quando il Comune di Udine, rappresentato qui da Paolo Agati, ha deciso di adottare ITIL al proprio interno e di commissionare uno strumento di supporto per poterlo gestire. È stato rilasciato già da subito nel 2006 open source, perché così erano gli accordi con il Comune di Udine che è particolarmente attivo su queste scelte. Siamo arrivati alla versione stabile, nell'open source la versione stabile è la 1.0, ci siamo arrivati nel 2009. Nel 2010 c'è stato il primo evento, sempre offerto, diciamo, la sede della Comune di Udine nel castello di Udine, proprio nella location di 2 anni fa. E siamo adesso qua nel secondo CMD Build Day, poi speriamo che ci sia il terzo e il quarto, e in arrivo la versione 2.0. Quindi tutto questo riassume un po' 6 anni ormai di attività. Siamo passati da 1 persona e mezza inizialmente che ci lavorava sopra a 7 persone a tempo pieno. Ci sono 500 abbondanti download al mese dal sito o da SourceForge, 6.000 visite al sito, una serie di numeri che possono sembrare aridi ma che sono proprio per dire che qualcosa è stato fatto. 23 rilasci, 7 localizzazioni in lingue estere, una ventina di eventi a cui abbiamo partecipato, quindi una serie di attività. Ho qualche problema col mouse, eccolo. Perché tutto questo stia in piedi occorrono delle fondamenta robuste. Qualunque progetto software, indipendentemente dal fatto che sia open source, deve avere delle fondamenta. La gestione tecnica e le scelte di qualità per garantire queste fondamenta saranno il tema dell'intervento di Paolo Ambrosio, sempre di Tecnoteca, questa sera nel pomeriggio. Quindi questo è l'assalto del tutto. Vi prego di ascoltare perché ci sono cose particolarmente interessanti secondo me per garantire che quello che state usando abbia anche dietro qualcosa di robusto. Parlavo prima della diffusione e anche dei 500 download. Quello che uno potrebbe pensare è che i 500 download arrivino dall'Emilia Romagna, dal Friuli Venezia Giulia, dal Lazio. In effetti non è così. Questo è il grafico che trovate su SourceForge se ci entrate. Più nero è l'area geografica, più sono il numero di download. Quindi vedete che il maggior numero di download è negli Stati Uniti, poi c'è l'India, quasi a pari merito con Spagna e Cina,
Dopodiché c'è la Germania, al sesto posto c'è l'Italia che rischia di essere anche risucchiata più indietro. Quindi diciamo che questo è un sintomo del fatto che il progetto è di interesse un po' più generale. E questo è anche possibile perché ci sono varie localizzazioni, oltre che in italiano, in inglese, spagnolo, francese, russo, serbo, brasiliano, tutte contribuite da utilizzatori nello spirito open source di cui parlerò poi. Questa invece è una mappa degli utilizzatori, diciamo delle installazioni principali che seguiamo in modo diretto, ma sono ovviamente una piccolissima parte dell'installato di CMD Build dato il numero di download. Che seguiamo in modo diretto vuol dire tante cose, vuol dire che possono esserci delle richieste delle commesse chiave in mano, oppure come più spesso succede possono essere richieste delle attività di formazione on the job e quindi di trasmissione di competenze a chi poi dopo deve usarlo e deve essere anche in grado, in autonomia, di poterlo far evolvere. Gli utilizzatori oggi sul programma ne trovate già tanti, non sono ovviamente gli unici, sono presenti anche altri o altri ancora magari non ci sono, per citarne solo alcuni: il centro SICRA dello Stato Maggiore della Difesa che è presente, INSIE Friuli Venezia Giulia che è presente, ci sono poi Invitalia a Roma, Corepla Consorzio Recupero Plastica a Milano, A2A Milano Brescia, AB Istituzione Bancaria a Roma, SKF che invece diciamo, noi lavoriamo direttamente con la sede svedese, una multinazionale. Ovviamente un progetto open source, uno dei termini principali nel linguaggio dell'open source è quello delle collaborazioni. Il progetto open source nasce perché vuole avere collaborazioni e vive di collaborazioni. In questo caso volevo citare come collaborazioni quelle più istituzionali, quindi le partnership con IACME, parlerà poi dopo Davide Dozza, subito dopo di me, e Prevelo, che è un'altra azienda di Roma con cui collaboriamo. E poi c'è la parte forse più importante, non me ne vogliono i partner, però la parte più importante per me è la community, quindi le persone che utilizzano, che lo supportano, che aiutano magari a fare passaparola, che ci mandano, che ci fanno dei test quando escono delle versioni delle versioni magari beta, che ci mandano delle localizzazioni, traducono dei manuali, contribuiscono codice. Questo è l'aspetto forse ancora su cui ci manca ancora un po' di strada, ma parlerà proprio questa sera all'Università di Bologna, che è un primo esempio concreto di un contributo che probabilmente diventerà poi di utilità per tutti. Vengo un po' più nel merito di cos'è CMD Build. 5-6 slide, cerco di andare veloce. Già sotto è scritto l'ERP dei sistemi informativi. In effetti dei sistemi informativi occorre un gestionale in cui ci siano gli asset, è stato già parlato abbondantemente fino adesso, in cui ci siano delle attività, dei processi che svolgono le operazioni secondo certe regole, che ci sia una gestione del ciclo di vita degli asset, può essere addirittura in alcuni casi dall'ordine o dall'entrata merci o dalla consegna fino all'utilizzo, ritiro, riparazioni eccetera, con tutte le informazioni che servono per poter tenere sotto controllo una serie notevole di informazioni che sono anche critiche. L'analisi di impatto è il monitoraggio, l'aggancio, l'allarmistica, l'avvio di processi quando qualcosa non funziona, il controllo degli SLA, sono tutti aspetti che sono necessari, che è necessario tenere sotto controllo per gestire bene l'infrastruttura IT. Per fare questo la filosofia direi quasi di CMD Build è stata quella di mettere a disposizione dei meccanismi configurabili. È difficile, non ci sono due organizzazioni uguali neanche fra enti che fanno quasi le stesse cose. È necessario che ogni organizzazione possa adattare il sistema al proprio modo di lavorare e non l'incontrario come qualche volta nell'informatica siamo costretti a fare. È necessario poter graduare le attività, non è utile partire da subito mettere troppa carne al fuoco, si rischia poi semplicemente di rimanere fermi o di non riuscire a governarla. È necessario rispondere a innovazioni tecnologiche. Ci sono adesso tipi di asset che 7 anni fa, quando è nato CMD Build, non esistevano, tutta la parte virtuale, per fare solo un esempio, a modifiche di organizzazione.
Quindi ci sono una serie di motivi per cui la configurabilità è necessaria. CMDBuild la realizza sia a livello di modello dati, il database è completamente disegnato via web secondo quello che uno deve metterci dentro, a livello di processi, di report, di dashboard da adesso, dalla versione in arrivo, di connettori. Faccio adesso vedere per ognuno di questi 6 concetti una slide. Questo è il primo, il disegno, la modellazione del database. Sembra una parola complessa, ma alla fine modellare il database vuol dire decidere che cosa vogliamo metterci dentro. Quindi per esempio gli asset che possono essere hardware o software, l'hardware che può essere computer o monitor, il computer che può essere un server o un client, e quindi qua ho già introdotto il concetto object oriented di derivazione e specializzazione che è fondamentale nei meccanismi di CMDBuild. Possono essere tutta la catena clienti, contratti, SLA, la catena fornitori, acquisti, ordini, referenti, eccetera, le infrastrutture, edifici, piani, tutto quello che uno ha bisogno di utilizzare. Può essere che parlerà poi l'aeroporto di Bologna, ci sono asset che non hanno niente a che vedere, che sono utili solo per loro. Quindi quello che uno serve può descriverlo e modellarlo. E ovviamente dimenticavo una cosa, l'ultima riga sotto, ovviamente l'ho messa perché la tengo sempre di fronte agli occhi, garbage in, garbage out, cioè è inutile mettere un grande archivio, un grande schema dati e poi non tenerlo aggiornato, è meglio a quel punto avere metà oggetti, ma sapere che quelle informazioni lì sono affidabili. Se uno va a usarli, la prima volta che trova qualcosa che non è come lui si aspetta, non lo usa più. Quindi è fondamentale la gradualità di implementazione per essere sicuri che quello che c'è è gestito bene. Scusate, era arrivato qui. Disegno di processi. La frase che ho scritto sotto credo sia interessante leggerla. Se non riuscite a descrivere quello che state facendo come se fosse un processo, non sapete cosa state facendo. Quindi il processo non è una cosa teorica o filosofica. Il processo è formalizzare, descrivere dei passi, un flusso di attività, e quelli devono essere poi i modi con cui si lavora. Non ci può essere troppa grado di autonomia di volta in volta se si vuole avere poi un risultato condiviso da tutti. Processi vuol dire, per chi conosce ITIL, ad esempio l'incident management, cioè il ticket, il change management, una serie di altri, ce ne sono varie decine formalizzati o perlomeno descritti da ITIL, possono essere non ITIL, quindi ad esempio, non so, lo spostamento, se un ente sposta spesso degli uffici da una sede all'altra, lo spostamento del personale può essere un workflow, perché vuol dire tenere d'occhio gli oggetti che ci stanno dentro, le relazioni devono essere controllate, riportate, riadattate. Quindi il motore di workflow, che in CMDBuild è un editor visuale con cui si disegna un flusso che produce un XML che poi viene interpretato dinamicamente da un motore, garantisce che qualunque sia il tipo di percorso, di flusso che voglio implementare, lo posso fare. Una cosa simile sono i report. Qui vado più veloce perché tutti voi avete idea di cosa voglio dire. I report ovviamente sono di più tipi, possono essere report di gestione, ad esempio inventari, il DPS che adesso non c'è più, tabulati di ripartizione di costi o cose del genere, possono essere report operativi, etichette, fogli di lavoro, cose simili, possono essere report statistici. Anche in questo caso c'è uno strumento visuale con cui il report viene disegnato, un XML che lo rappresenta e che è un motore runtime che lo esegue. Interoperabilità, questo è l'aspetto fondamentale, anche se magari viene dopo, nel senso che in ufficio IT convivono tool, strumenti, prodotti, applicazioni diverse. CMDBuild non può essere un'isola cieca e sorda rispetto a tutto il resto, quindi devono essere dei meccanismi per cui ogni tool fa bene quello che è capace di fare e poi consolida le proprie informazioni nel repository centrale che è CMDBuild, e eventualmente tramite i workflow di CMDBuild, ed eventualmente poi tramite i report uno può verificare cosa è stato fatto. Interoperabilità, per fare 2 esempi, vuol dire ad esempio la riconciliazione con sistemi di discovery, quindi automatic inventory.
vuol dire la riconciliazione con sistemi di repository e LDAP per avere l'archivio del personale aggiornato, con sistemi gestionali, oppure tramite Web Service SOAP con qualunque altro ambiente sia necessario. Ci sono oggi delle presentazioni molto interessanti di interoperabilità con sistemi di monitoraggio. Ce ne sono due, una è a GSM e una all'Università di Bologna. Documenti, ovviamente avere un repository di informazioni vuol dire gestire dentro anche informazioni che non sono informazioni relazionali, ma sono informazioni documentali. Manuali, relazioni tecniche, verbali, screenshot di errore nel ticketing, procedure di qualità, video, immagini, tutto questo può finire dentro la parte documentale di CMDB che è basata su Alfresco. Da ultimo sono informazioni anche le posizioni geografiche, quindi i georiferimenti, dove sta un asset o dove sta un semaforo o una telecamera nella ZTL della città, sono informazioni che stanno in vari casi stanno dentro CMDB usando queste funzionalità. Due slide ancora per dire che, questo poi lo capirete meglio quando parlerà Paolo Gatti del Comune di Udine, che questi meccanismi che ho velocemente descritto non sono tipici esclusivamente di un'applicazione di gestione della parte informatica IT. Ci possono essere 1000 altri utilizzi in cui disegnando un modello dati, disegnando dei processi e dei report e delle interconnessioni, riesco a automatizzare ambienti che finora non ero riuscito a fare perché non c'è un prodotto verticale che lo faccia. Esempio, gestione patrimoni immobiliari. Gli asset edificio impianto sono assimilabili tranquillamente all'asset IT o il cablaggio di rete. L'helpdesk perché si è rotto il riscaldamento è assimilabile a quello del ticket perché si è rotta la stampante. La manutenzione a guasto è il ticketing, la manutenzione programmata che è più diffusa nel patrimonio immobiliari è importante anche nella gestione informatica, quindi è assolutamente utilizzabile anche in ambienti di questo genere. Tra l'altro c'è una norma, si chiama UNI 10951, che ho partecipato a scrivere come referente della parte informatica, e già nel 1999 abbiamo scritto che il sistema informativo per la gestione dei patrimoni immobiliari deve essere basato su architetture aperte, sempre un paragrafo 7.2, deve prevedere formati standard di interscambio dati, deve prevedere la possibilità di crescere in modo graduale, deve prevedere un modulo di configurazione del modello dati e delle funzioni. Quindi 10 anni prima, diciamo, le richieste sono quelle che trovate adesso in CMDB. Un altro esempio per chiudere, non IT, la gestione di pratiche d'ufficio, e sono state già utilizzate in varie occasioni, sempre a Udine al servizi sociali, ma non solo, anche in un altro comune. Sono state usate per gestire ad esempio agriturismi localizzati con tutte le pratiche, ispezioni o workflow di questo tipo, per gestire la formazione di personale ospedaliero in un ente ospedaliero, quindi può essere utilizzato anche in altri ambiti. Vengo velocemente alla parte, non è ovviamente approfondito, 2 parole proprio solo sulla parte tecnologia. È ovviamente tutto basato su tecnologia, prodotti e componenti open. Ricordo ad esempio Postgres come database, Alfresco l'abbiamo detto come documentale, l'F-Ray come interfaccia, punto di accesso verso gli utenti finali, e poi diciamo che altri elementi li abbiamo già accennati, il motore di workflow che è Nidra Shark, e quello di reportistica che è il Jasper, e altri ancora. Il sistema è scritto in linguaggio Java lato server, JavaScript Ajax lato client web, architettura SOA, quindi web services, standard aperti, tutti gli standard aperti disponibili sono supportati da CMDB. Open source, diceva prima il rappresentante di un'industria, aveva accennato al concetto di open source e di guerra di religione. È vero che anni fa l'open source era anche una guerra di religione, diciamo che lo è sempre meno, perché con l'open source ci fa business tante aziende e un'azienda non può ovviamente
preoccuparsi del rinunciare a un business per motivi religiosi. L'open source per me è effettivamente l'aspetto iniziale da cui è nata anche le licenze, la GPL che abbiamo scelto noi ed altre, quindi il concetto di libertà è fondamentale, ma è fondamentale per me il concetto di qualità delle tecnologie che troviamo disponibili nel mondo open source e che ho elencato pochissimi secondi fa. È fondamentale e tranquillizzante il successo che sta ottenendo. Gartner dice che nel 2010 il 75% delle principali aziende top 100 utilizzava Open, nel 2016 il 99% utilizzerà qualcosa di Open, quindi non è una strada di cui si possa pensare a brutte continuazioni, ci sarà sicuramente, durerà per molto. I vantaggi non ve li dico, sono ovviamente quelli economici oltre che tecnologici. Un aspetto che io magari cito spesso è quello dell'ecologia, visto che siamo in un'era in cui c'è molta attenzione all'ecologia. Il riuso è il tipico esempio di aspetto ecologico, il riciclo, anzi dico sempre, mentre il riciclo richiede dell'energia per trasformare bottiglie di plastica vuote in bottiglie nuove, il riuso del software richiede energia zero, perché quello che c'è si prende, si linka e si riusa. Sono arrivato all'ultimo pezzo della relazione, quindi cosa ci possiamo aspettare per i prossimi mesi? Intanto la slide inizia già dicendo è in arrivo CMDB 2.0, è in arrivo nel senso che la previsione di uscita è per il mese di luglio, salvo quello che può sempre succedere nello sviluppo del software, diciamo che non dovremmo comunque andare molto al di là di questo. La versione 2.0 avrà due aspetti principali. Uno è la revisione del sistema di workflow. Si vede poco perché è tutto sotto, tutto dentro nel cofano, però conterrà, anzi se dovesse essere una slide, eccola qui, conterrà un passaggio importante alla nuova versione, all'XPDL 2.0, parlavo prima di standard, è uno standard universale, uno degli standard per definire e disegnare processi. Finora noi supportiamo l'1.0, è uscita la 2.0 da un po', passeremo alla 2.0 e passeremo quindi anche alla versione equivalente del motore che utilizziamo e ci metteremo dentro una cosa che abbiamo finora tralasciato, che è il parallelismo nativo, quindi reale, non tramite sottoprocessi nascosti, per poter gestire più attività in parallelo in modo molto più semplice. Il secondo aspetto importante di questo rilascio sono questi due. Questo all'incontrario invece magari ha meno peso in termini di costi di sviluppo, ma più peso come effetto, come impatto, ed è quello della dashboard. Io su questo vi faccio partire brevemente un filmatino di 2 minuti, spero che si veda. Qui. Questo è un esempio dell'interfaccia, è il programma vero, nel senso che su questo siamo già avanti. Questo è come nel modulo, come può essere possibile creare delle pagine di dashboard, più di una, questa è una. In questo caso la dashboard viene presentata già renderizzata del tutto dove possibile. In un caso chiedeva dei parametri e quindi aspetta che vengano definiti. Qua si può vedere come vengono mostrate sulla torta le varie fette e i vari pesi. Qua spegnendo e accendendo le varie componenti può essere ricreato in modo dinamico il disegno. Questo invece è un istogramma, di nuovo potete vedere il numero che viene mostrato sulla barra. Poi potete vedere anche con questo pulsante che sarà in tutti i chart i dati reali numerici che stanno sotto ad ogni grafico. Un veloce passaggio nel modulo di amministrazione. Qui c'è una pagina di tipo dashboard già definita, aggiungiamo un chart in questa pagina, quindi oltre ai 4 grafici che avete visto prima ce ne sarà un quinto, allarmi Nagios. Questo è un po' le configurazioni da dare, quindi in pratica mapparlo rispetto alla fonte dati, che è una funzione Postgres fatta secondo un certo template documentato da noi,
le colonne estratte da questa funzione vengono riportate su ascisse ordinate del grafico, e a questo punto viene detto quali sono gli eventuali parametri da specificare, e a questo punto qui non c'erano parametri di partenza, quindi il grafico è già pronto. Ci sono 2 anni che possono essere ridotti a 1 cliccando in questo modo, può essere spostato in modo interattivo da una parte all'altra della pagina, e questa è un po' una preview di quello che sta per uscire. Roadmap, quindi dopo la 2.1, dopo luglio, cosa succederà? Intanto avevo accennato prima appunto a Laura Badini per rispondere in diretta alla sua richiesta, che effettivamente sono non dico, potrei dire che anni, che ci viene richiesta, che ci viene fatta non solo da loro, perché è una cosa importante, la gestione delle viste. La gestione delle viste sarà implementata nella versione 2.1. Il piano, diciamo, attuale è quello di averlo per fine anno. Ci potrà essere magari un paio di settimane di ritardo, spero di no, ma grosso modo sarà fine 2012 o al massimo gennaio 2013. Diciamo, dico meglio dire dicembre 2012, visto che Luca Catti potrebbe già protestare. Questa è un'attività che viene cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna, quindi abbiamo anche degli obblighi di consegna. E questo rientra fra gli aiuti che la community può e spesso dà al progetto. Poi sempre nella versione 2.1, quindi oltre alle viste con cui poter gestire tra l'altro anche i permessi per righe e colonne, perché alla fine ridurre le righe, ridurre le colonne vuol dire creare una vista, oltre a questo ci saranno anche altre 2 cose un po' più semplici, una configurazione alternativa, diciamo, per la vista per l'ingresso nel modulo di gestione per utenti che non devono vedere troppe cose, e una gestione aggiuntiva dei metadati di affresco. Questo di nuovo è un contributo di utilizzatori, in particolare di INSIEL, che è la società informatica della regione Friuli Venezia Giulia, insomma, quasi un gemellaggio sulla versione prossima 2.1. Poi nella versione 2.2 è prevista per la fine, diciamo, del primo quadrimestre o fine trimestre del 2013, ci sarà un'altra attività richiesta sempre dalla Regione Emilia-Romagna e quindi contribuita anche dalla Regione Emilia-Romagna. C'è la comunicazione asincrona client-server con cui poter migliorare alcuni aspetti di conoscenza lato server di cosa sta succedendo sul client e viceversa, quindi lock, notifiche, aggiornamenti di cache automatici senza dover ricaricare la pagina e altri aspetti di questo tipo. Da lì in avanti ci saranno un'altra, lascia sicuramente nel 2013, l'idea al momento è quella di dedicarlo alla miglioria dell'estetica, nel senso di poter rendere disponibili dei modi di aggregare dei campi magari con dei box, di metterci degli sfondi, di definire dei valori di default, dei controlli fra un campo e l'altro, quindi arricchimenti a livello di forma. Abbiamo poi anche uno studio in corso con l'Università di Udine per pensare a un GIS 3D reale che migliorerebbe di molto certi casi di utilizzo, ma di quello ne parleremo più avanti. La slide ho scelto questa perché si vedono tante salite o all'incontrario tante discese o comunque alla fine della salita c'è anche la discesa. Questo un po' rappresenta quello che è il lavoro della gestione di un progetto open source, legato un po' a quanto è stato detto prima. I tempi le congiunture economiche non sono le migliori per investire e l'open source è un investimento. Tra l'altro è un investimento un po' più a rischio perché nell'open source investiamo su CMDB che è il nostro prodotto, ma non è solo il nostro prodotto, è un prodotto di tutti, chiunque lo prende e lo scarica è il suo prodotto, quindi è un investimento che ha anche questo fattore di rischio. C'è per noi in questo momento anche un'altra salita che è quella di prendere un po' l'avvio sul mercato estero, non è facile per chi non l'ha mai affrontato gestirlo bene. Ci sono anche tante discese, la qualità di chi collabora alla gestione del progetto, la community o comunque tutti quelli che lo utilizzano, di cui una buona rappresentanza sono qui oggi e questa è già una grande discesa, vedere la sala così piena e sicuramente ci darà l'inerzia per la prossima salita.
E comunque il fatto anche che nonostante la congiuntura economica sia negativa, il fatto che si debba risparmiare aiuta un po' l'open source, anche se non dovrebbe essere quello il motivo principale. Questa diciamo che l'ho già anticipata e quindi direi che a questo punto sono arrivata alla fine. E solo come indicazioni, adesso a parte parleranno il Comune di Udine e Davide Dozza per IACME e poi inizieremo una serie di case history presentati da alcuni di voi che sulla base della propria esperienza. Sono abbastanza, c'è stato detto che forse sono troppi. Noi abbiamo considerato il fatto che il CMD Build Day è biennale, quindi avete 2 anni per recuperare prima della prossima edizione, quindi speriamo che ci riusciate in tempo. Quindi passo la parola a Paolo Gatti.